Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere i sistemi di equazioni lineari in due incognite utilizzando il metodo di Cramer, un metodo, secondo me, poco intuitivo e sicuramente meno rapido dei metodi visti in precedenza. Questo metodo presenta però due vantaggi. Innanzitutto è comodissimo nella risoluzione e nella discussione dei sistemi letterali al variare dei parametri in essi presenti. In secondo luogo, fornendo un'espressione esplicita per le soluzioni, permette di poter programmare un calcolatore in modo da riuscire ad ottenere le soluzioni semplicemente inserendo i coefficienti presenti nelle equazioni di un sistema. È possibile, ad esempio, ricavare immediatamente le soluzioni di un sistema lineare inserendo i coefficienti delle equazioni nelle celle di un foglio elettronico. In un prossimo video vedremo infatti come si possa risolvere un sistema lineare con il metodo di Cramer utilizzando Excel. Prima di iniziare, voglio fare un'ultima considerazione basata sulla mia esperienza di insegnamento. Anche se questo metodo non è sicuramente il migliore quando si vogliono risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite, ma si rivela molto più performante nella risoluzione di sistemi lineari con più di due equazioni, questo metodo di solito è il preferito dagli studenti, poiché, senza ragionare troppo, è sufficiente essere ordinati e precisi per ricavare le soluzioni. Sono infatti convinto che con tale metodo anche un bambino delle elementari opportunamente istruito sia in grado di risolvere un sistema lineare senza nemmeno sapere cosa sta facendo. Iniziamo subito con un primo esempio. Innanzitutto è fondamentale, per poter applicare il metodo di Cramer, che il sistema si presenti in forma canonica. Indichiamo ora con X la colonna dei coefficienti della X, con Y la colonna dei coefficienti della Y e con C la colonna dei termini noti, cioè le costanti. Costruiamo ora la matrice dei coefficienti delta. Una matrice 2x2 è un insieme ordinato di 4 numeri, disposti su due righe e su due colonne. Nella prima colonna inseriamo i coefficienti della x, cioè 7 e 2, e nella seconda colonna inseriamo i coefficienti della y, cioè meno 3 e 5. Costruiamo ora una seconda matrice, la matrice delta x. Per ottenere questa seconda matrice, dobbiamo partire dalla matrice delta appena calcolata, eliminare la colonna della x e sostituire al suo posto la colonna C dei termini noti. La colonna Y rimane invece al suo posto. Attenzione dunque a non spostare mai la colonna Y a sinistra. Partendo sempre dalla matrice delta, ricaviamo ora una terza matrice, la matrice delta Y. Per ottenerla è sufficiente eliminare la colonna Y nella matrice delta e sostituirla con la colonna C dei termini noti, mentre la colonna X rimane al suo posto. Attenzione dunque, per ottenere le matrici delta X e delta Y bisogna sempre partire dalla matrice delta e le colonne X e Y, quando sono presenti, sono sempre al loro posto, cioè la colonna X è sempre presente a sinistra e la colonna Y, quando è sempre presente a destra. Invertire di posto le colonne ci porterebbe a ottenere risultati di segno opposto. Vediamo ora come si calcola il determinante di una matrice 2x2. Questa diagonale si chiama diagonale principale, mentre quest'altra diagonale si chiama diagonale secondaria. Per ottenere il valore del determinante bisogna moltiplicare i coefficienti presenti nella diagonale principale e sottrarre il prodotto dei coefficienti presenti nella diagonale secondaria, cioè dobbiamo fare 7 per 5 meno 2 per meno 3 e risolvendo i calcoli otteniamo 41. Calcoliamo ora allo stesso modo gli altri due determinanti, ottenendo per delta x il valore 164 e per delta y il valore 287. La soluzione del sistema si ottiene applicando due semplicissime formule. La x è data da delta x fratto delta, cioè da 164 fratto 41, ed è dunque uguale a 4, mentre la y è data da delta y fratto delta, cioè da 287
fratto 41 ed è dunque uguale a 7. La soluzione del nostro sistema è la coppia di valori x uguale a 4, y uguale a 7. Come vi avevo anticipato, per applicare il metodo di Cramer non è stato necessario svolgere molti ragionamenti. È stato sufficiente infatti disporre i coefficienti del sistema nelle tre matrici delta, delta x e delta y, fare alcuni calcoli con i numeri interi ed ottenere i tre determinanti delta, delta x e delta y. Con due semplici formule siamo infine riusciti a determinare il valore delle due incognite del sistema. Passiamo ora ad un secondo esempio. Il sistema si presenta già in forma canonica, quindi possiamo già indicare con x, y e c le tre colonne dei coefficienti e possiamo iniziare a scrivere il determinante delta della matrice dei coefficienti della x e della y. In seguito scriviamo il determinante delta x sostituendo la colonna delle x presenti nel delta con la colonna delle costanti c. Ed infine scriviamo il determinante delta y che si ottiene sempre a partire dal delta sostituendo la colonna y con la colonna delle costanti c. Per il calcolo dei determinanti vi invito ora a procedere in modo più spedito in questo modo. Calcoliamo il prodotto dei termini della diagonale principale e cambiamo di segno il prodotto dei termini della diagonale secondaria, cioè 9 per meno 3 fa meno 27 e 1 per 2 fa 2, cambiato di segno, meno 2. Il delta è dunque uguale a meno 29. Operando nello stesso modo, calcoliamo anche gli altri determinanti. Meno 7 per meno 3 fa più 21 e 25 per 2 fa 50, cambiato di segno, meno 50. Delta x vale dunque meno 29. Ed infine, operando nello stesso modo, si trova che delta y vale 232. Per concludere, utilizzando le due formule risolutive, si trova che x vale meno 29 fratto meno 29, cioè 1, e y vale 232 fratto meno 29, cioè meno 8. La soluzione del nostro sistema è dunque la coppia di valori x uguale a 1, y uguale a meno 8. Riassumiamo ora brevemente tutta la procedura risolutiva. Per risolvere un sistema lineare utilizzando il metodo di Cramer, bisogna innanzitutto scrivere il sistema in forma canonica. Successivamente bisogna scrivere tre matrici: la matrice dei coefficienti delta, formata dalla colonna dei coefficienti della x e dalla colonna dei coefficienti della y, la matrice delta x, formata dalla colonna delle costanti e dalla colonna dei coefficienti della y, e la matrice delta y, formata dalla colonna dei coefficienti della x e dalla colonna delle costanti. A questo punto si procede con il calcolo dei tre determinanti delta, delta x e delta y, facendo il prodotto dei termini della diagonale principale meno il prodotto dei termini della diagonale secondaria. Una volta calcolato il valore dei tre determinanti, utilizzando due semplicissime formule, si riesce a calcolare il valore delle due incognite x ed y. Con questo abbiamo terminato. Prima di lasciarci, ti invito, come al solito, a provare a risolvere questi 6 sistemi lineari, utilizzando il metodo di Cramer, in modo da paragonare i 4 metodi trattati sinora. Nel prossimo tutorial impareremo a risolvere i sistemi lineari utilizzando un quinto metodo, il metodo grafico. Vi aspetto! Ciao!